Sono il comandante Crisocoli, vorrei raccontarvi un episodio che è successo al sottoscritto il 5 giugno del 97 a bordo di un aeromobile, una A321, in volo da Tel Aviv a Linate. Devo fare una premessa in proposito perché a Tel Aviv eravamo arrivati con il volo regolarmente da Linate e durante lo sbarco passeggeri praticamente è successo che uno scivolo della porta 1 left si è distaccato dalla porta ed è sceso, fortunatamente senza aprirsi. Motivo per il quale quando io, dopo aver fatto carburante, ho chiesto al tecnico di ripristinarlo, lui mi ha detto, dice: comandante, io sono solo, sto venendo a Roma con lei perché ho finito il turno, non saprei a chi rivolgermi, mi servirebbe una mano per rimetterlo in sesto. A quel punto praticamente ci siamo io e lui rimboccate le maniche, mentre tutto l'equipaggio andava a fare le spese, a comprare i sali del Mar Morto che le signorine chiaramente adoravano per la loro bellissima pelle, e abbiamo rimesso a posto praticamente lo scivolo, abbiamo dato l'imbarco e siamo ridecollati per Milano. Dopo circa un 20 minuti è venuta davanti la signora Proietti Emanuela, che era una ragazza giovanissima, aveva 23-24 anni, molto attiva, molto presente, ben preparata, e devo dire era anche abbastanza tecnicamente, cioè dal punto di vista fisico, sembrava la moglie di Schwarzenegger. Perché dico questo? Perché in un precedente volo in cui l'avevamo avuta a bordo, ci aveva dimostrato che lei riusciva a fare le flessioni praticamente con una mano sola, cosa che praticamente, non dico il 90% delle persone, ma forse anche di più, non riescono a fare. La signorina Proietti, in volo a circa 34-35 mila piedi, viene davanti e dice: comandante, abbiamo un problema. Mi dica. Abbiamo un signore che sta facendo un infarto. Io rimango un po' perplesso, un po' scettico su questa cosa, perché la ragazza era molto giovane. Dico: ma lei è sicura che questo signore sta facendo un infarto? Dice: sì, comandante. Dice: secondo me sta facendo un infarto. Ok, allora provi a chiamare con l'interfonico se c'è un medico a bordo, in modo che così lo facciamo visitare e cerchiamo di venirne a capo di questa situazione. Va bene. Dopo 3 o 4 minuti si presenta un signore tra i 60 e i 70 anni, il quale praticamente mi dice: comandante, io sono un medico, cardiologo addirittura, per cui io ho detto: grazie per essere intervenuto, se per cortesia mi visita il passeggero e mi riferisce che cosa ha. Dopo 2 o 3 minuti torna, dice: sì, comandante, la ragazza aveva ragione, il passeggero ha fatto un infarto, ma ormai l'ha superato, per cui praticamente sta in una fase di regresso. Ok, che cosa bisogna fare? Guardi, dice, bisognerebbe anche cercare di portarlo in un posto dove lo possano curare. Ho detto: va bene, guardi, io ho crede a sinistra e aperta a destra di 30 gradi o Atene. Però il dottore mi ha detto, dice: comandante, dice, io se fossi lei però continuerei la navigazione verso casa, perché a casa siamo sicuri di poterlo curare molto bene. Lui l'infarto l'ha già fatto, se non succede qualche altra cosa praticamente lo portiamo a casa. Va bene. Dopo 20 minuti circa, continuando nella mia rotta verso Linate, ritorna la ragazza e dice: comandante, quel signore sta facendo di nuovo un infarto. Io ho detto: chiama subito il medico in modo che riusciamo a capire se riusciamo a tamponare la cosa. Il medico con la
poca attrezzatura di bordo dal punto di vista medicinali, eccetera, torna da me e dice: comandante, io non ho potuto fare quasi nulla, bisogna portare questo signore nel più breve tempo possibile in un luogo dove lo possano ricoverare per questo infarto. Va bene, allora io dico: io creda a sinistra, ma dice no, guardi, creda non va bene perché è un'isola e si avrebbero un sacco di problemi e comunque penso che il paziente morirebbe. Io ho detto: allora Atene, sì, Atene va bene, ok, allora chiamo il controllo di Atene, spiego la situazione e il controllo praticamente mi autorizza ad andare ad alta velocità praticamente all'aeroporto di Atene. Atterro ad Atene e poco prima dell'atterraggio il mio copilota mi dice: comandante, guardi che abbiamo un problema. Ho detto: che problema? Abbiamo il peso all'atterraggio che è superiore a quello consentito. Certo, a quel punto la cosa cominciava a diventare un po' critica e dico: ma di quanto? So, 4-5 tonnellate. Va bene, allora la decisione da prendere era o atterrare praticamente in sovrappeso oppure lasciar morire la persona, perché a quel punto sarebbe morta. Ho scelto la prima soluzione perché ho detto: ma se io faccio un atterraggio molto soft, praticamente dovrei riuscire a non rompere l'aeroplano e nello stesso tempo salvo la persona. Devo precisare che normalmente gli aeromobili non possono atterrare con lo stesso peso con cui decollano, per cui dovrebbero prima di atterrare scaricare del carburante per atterrare con il peso consentito all'atterraggio. Purtroppo il 321 non ha questa possibilità, non può scaricare carburante. Atterro ad Atene, viene l'ambulanza sottobordo con i cardiologi a bordo, eccetera, e lo portano via. A questo punto il problema dell'infartuato si era risolto, però ne è sorto subito un altro, perché atterrando fuori peso, praticamente l'aeromobile deve essere poi visitato e dispacciato da un tecnico specializzato che può fare quel tipo di ispezione. Chiedo a un tecnico che stava lì ad Atene e il tecnico dice: comandante, io non sono autorizzato. Porca miseria. A quel punto ho avuto un attimo di defiance, perché dico: porca miseria, allora bisognerà rimanere qui. Poi mi è venuto in mente che io mi ero portato a bordo il tecnico invece di Tel Aviv. Lo chiamo, gli dico: senti, ma tu non è che sei per caso idoneo a fare l'ispezione per overlanding? Dice: sì, comandante. Allora guarda, fai il giro dell'aeroplano, fai l'ispezione, dopodiché firmiamo il libro di ferro, il QTB, e ce ne andiamo a casa. Perfetto, ok, lui fa il giro e andiamo a casa. Il volo praticamente finisce a Linate, dove praticamente ho dovuto scrivere tutto un rapporto, no, di quello che era successo e praticamente informare la direzione dell'Alitalia. Per nostra fortuna e diciamo e soddisfazione, il passeggero si è salvato, ha scritto alla compagnia e ha ringraziato l'equipaggio, il comandante, eccetera, e la compagnia stessa per tutto ciò che era avvenuto. Abbiamo ringraziato i medici che erano a bordo. Il medico che era a bordo faceva parte di una squadra di medici dell'Università di Napoli, tutti cardiologi, i quali praticamente hanno contribuito anche loro alla decisione di portare questo infartuato ad Atene. L'unica cosa, diciamo tra virgolette, l'unica pecca che il capo di questa delegazione ha detto, dice: riferite all'Alitalia che nella cassetta medicinali del 321 praticamente non ci sono medicine adatte agli infartuati, per cui bisogna dotare quella cassetta con degli strumenti che siano anche adatti all'infarto, perché ci sono tante cose, sì, però per l'infarto non c'è quasi nulla, per cui appena arrivate a Milano, diciamo,
avvertite l'ufficio medico dell'Alitalia di cercare di completare queste cassette medicinali. Ecco, questa è la storia praticamente di questo volo che si è svolto il 5 giugno del 97 e che praticamente segna un po' anche la vita di tutti noi piloti, assistenti di volo, eccetera, e fortunatamente ha segnato la vita a questo passeggero. L'ultima cosa che vi voglio dire è questa: è chiaro che nella vita di un pilota di queste situazioni ne capitano molte e alla base di tutto c'è la fortuna. Io dico sempre che un pilota fortunato è un pilota che praticamente riuscirà ad arrivare bene alla pensione, e la fortuna conta molto nel nostro lavoro. È vero, conta anche l'addestramento, conta anche la conoscenza, la cultura, ma la fortuna conta molto. E con questo vi saluto, alla prossima volta.